Ciao a tutti! Tale strategia viene utilizzata dal narciso per alterare la realtà e dare un'immagine di sé differente da quella che è nella concretezza. Il narcisista si relaziona per controllare in tutto e per tutto l'altra persona, sino al punto di raggiungere un'importante valenza in grado di poter manipolare totalmente la sua vittima a livello mentale. Inoltre il narciso divulga informazioni false e mette in pratica una tattica diffamatoria nei confronti della vittima al punto di destabilizzarla e con l'obiettivo di incuterle paura e farle credere che la sua visione sia la sola per stabilire una determinata situazione. Ma il narcisista userà soprattutto i sensi di colpa come tecnica manipolativa. Le strategie di manipolazione che utilizza il narciso implicano non dire mai tutta la verità, perseverare su una versione ridotta degli eventi, distorcere la descrizione dei fatti e parole, omettere dettagli rilevanti per denigrare la vittima, cerca di disorientare la vittima confondendo i discorsi, scarica sempre le colpe sugli altri. Crea un problema che riguarda la sua vittima per poi offrirle la soluzione a proprio vantaggio e addirittura la vittima lo ringrazierà per aver trovato la soluzione al tal quesito. Mediante tali tecniche il narciso utilizza lo stato emotivo della vittima come mezzo di prevaricazione appellandosi alla proiezione, al gaslighting e all'invalidazione, per originare nella vittima uno stato di caos emotivo. Quando la vittima è del tutto sottomessa ed esasperata, il narcisista rinforzerà la tesi che le reazioni della vittima sono la ragione di tutti i suoi mali. Arrivati a questo punto, la vittima si convincerà che il problema è solo lei, anche perché il narciso sarà pacato ed equilibrato, se così possiamo dire. Di conseguenza la vittima cadrà in un baratro dove troverà solamente sensi di colpa, ricatti morali, disperazione e il desiderio del cambiamento. Ma come difendersi da tutto questo incubo? Avendo il coraggio di dire no, non è così. Avendo il coraggio di riprenderlo ogni volta che tenta di distorcere la realtà a proprio piacimento. Avendo il coraggio di contraddirlo. Avendo il coraggio di dire non ti credo, avendo il coraggio di dire basta, avendo il coraggio di rimetterlo al suo posto, avendo il coraggio di fargli notare che in questo modo si comporta come un pagliaccio, avendo il coraggio di fargli notare che gira e rigira è sempre la solita frittata, avendo il coraggio di fargli notare che è solo un bambino viziato e capriccioso, avendo il coraggio di dire che tu avresti voluto avere un vero uomo al tuo fianco, avendo il coraggio di non fargliela mai più passare liscia, avendo il coraggio di non credere più alle sue menzogne, avendo il coraggio di fargli capire che con te certi giochetti non funzionano più, oppure funzionavano ma ora non più, avendo il coraggio di dire basta e se ti è possibile chiudere la relazione nella maniera più assoluta e senza ripensamenti, rimorsi o sensi di colpa, anche perché colpe non ne hai. Anche tu hai vissuto una simile situazione? Scrivilo qui sotto nei commenti. Grazie per avermi seguita.